Nel XVII secolo si scatenò spietata e violenta la lotta contro quegli esseri mostruosi assetati di sangue che le cronache del tempo chiamavano vampiri. I fratelli trovarono la forza di accusare i fratelli e i padri i figli perché la terra fosse purificata da quell'orrenda razza di feroci assassini. Ma prima di metterli a morte, la giustizia umana, anticipando il verdetto divino, bollò per sempre le carni maledette di quei mostri col segno rovente di Satana. Asa, della stirpe dei principi Vaida, questo sacro collegio degli alti primati di Moldavia ti ha dichiarato colpevole. Io, secondogenito dei principi Vaida, come grande inquisitore, ti condanno e come fratello ti ripudio. Di molte colpe ti sei macchiata per soddisfare il tuo satanico amore con il servo del demonio, Igor Javutic. Possa il Dio aver pietà della tua anima in quest'ora suprema. Copritele il volto con la maschera del demonio. Inchiodatela! E il fuoco purificatore la riduca in cenere, sì che il vento possa cancellarne ogni traccia. Sono io che ti rinnego e sono io a maledirti nel nome del demonio. Su avanti, fammi pure inchiodare alla bara, non sfuggirai ai miei artigli né a quelli di Satana. Gli elementi scatenati delle tenebre sono in agguato, pronti a colpire. Attento, Griapi! Attento, la mia vendetta ricadrà su di te e sulla tua stirpe. Sì, perché sarà nel sangue dei tuoi figli e dei figli dei tuoi figli che io vivrò la mia vita immortale. E saranno essi a ridarmi la vita che tu ora vuoi togliermi. Io tornerò a tormentare e distruggere nella notte dei tempi.
come ad un comando demoniaco, l'improvvisa furia degli elementi spense le fiamme del rogo purificatore. Gli uomini terrorizzati fuggirono lontano da quel luogo maledetto e per tutta la notte risuonarono i rintocchi delle campane a porre in fuga gli spiriti del male. L'ira ormai placata permise che il corpo di Jabutic fosse ricoperto dalla terra sconsacrata del cimitero degli assassini. Il corpo della strega, invece, fu sepolto nella cripta dei suoi avi. Ehi, cocchiere! Quanto ci vuole ancora per il crocicchio di Mirgorod? 6 o 7 verste, signore. Sentito, professore? Ciò significa che sostando a Mirgorod non si raggiungerà Mosca che domani. Sì, non importa. Pernotteremo nella locanda di Mirgorod. Salmone affumicato e ottima vodka. Domani in giornata saremo ugualmente al congresso. Ma mancheremo all'inaugurazione. Ci sarà il discorso del professor Blistanov di Pietroburgo ed è un vero peccato perderlo. Da quanti anni sei laureato? 3, professore. E sono vostro assistente da 2. Quando avrai 20 anni di professione sulle spalle imparerai anche tu a dare il giusto peso alle chiacchiere dei congressi. Ferma! Facciamo la strada del bosco, si arriva molto prima. Ma è tutta rovinata, non la fa mai nessuno. Ho capito, va là, hai paura della strega? Beh, paura no. Ho fatto tutta la guerra contro Napoleone io, signore. Ma a dir la verità, preferirei trovarmi di nuovo faccia a faccia con quel dannato francese, anziché con un fantasma. Ecco qua, questo ti servirà a dimenticare i fantasmi. Su, forza, andiamo. Iuh! Che cos'è questo strano suono? No, niente, è il vento tra gli alberi. Ah! Che succede? Cosa c'è? Gli alberi, signore, hanno allungato i rami per strozzarmi. Cerca di non strozzarti da solo con tutta quella vodka. Su, avanti. Iuh! Iuh! Come mai corre così ora? Un po' la mancia e molto la paura. Ah, che brutto guaio! Santo cielo, proprio qui doveva cadere. È cosa grave? No, per fortuna si è solo sfilata. Farò il più presto possibile. Bravo. Certo, non è un posto allegro. E questo suono poi... Vieni di là, andiamo a vedere. Ecco chiarito il mistero. Un po' di vento fra le canne d'un vecchio organo in pezzi. Ah! Che cosa succede, signori? Non è niente, continua il tuo lavoro.
1000 anni di lotte, di odi, di amori, ormai non sono che polvere entro questi sepolcri. Non resta che il ricordo delle antiche gesta. Su queste pietre è scritta la storia della vecchia Moldavia. Strega della leggenda. Vedi questa maschera di bronzo? Veniva imposta alle streghe perché portassero eternamente il loro vero volto. E perché quel finestrino? Pensavano che la strega potesse risorgere e ritenevano che la croce visibile attraverso il vetro la inchiodasse in eterno. Ehi, signori! Signori, dove siete? Bisogna che qualcuno si degni di aiutarmi. Signori, se mi lasciate solo, io me ne vado a piedi. Quello muore di paura. Va tu, per favore, io voglio dare ancora un'occhiata. Sì, preferisco andarmene. Qui dentro, oltre che mancare l'aria, manca anche l'allegria. Lanciato addosso come una belva. Strano, molto strano. Per lo più questi animali di solito fuggono l'uomo. Andiamocene, professore. Mi sembra consigliabile. Non vorrei dover dar ragione al nostro cocchiere. Aspetta. Professore, vi siete ferito? Hai ragione, non me ne ero neanche accorto. È stata una scheggia di vetro, qualche goccia di sangue e null'altro. Sembra che ci guardi con quelle orbite vuote. Su, andiamo. Chi siete voi? Cosa fate qui? Sono il professor Chomak Kruvayan e questo è il mio assistente, dottor Andrei Gorobek. Passeggiavo nel parco e ho udito uno sparo. Cos'è accaduto? Ho ucciso un pipistrello che mi aveva aggredito. Vogliate scusarci se ci siamo permessi di entrare nella chiesa. La credevamo un rudere abbandonato e non abbiamo resistito alla curiosità. Tutto è così strano e misterioso qui. E tutto va in rovina. Mio padre, il principe Vaida, si oppone a qualsiasi restauro di questa vecchia chiesa. Questo per lui
È un luogo maledetto. Signori, la carrozza è pronta, possiamo proseguire. Veniamo, va bene. Vogliate scusarci, principessa, ma dobbiamo andare. Mancano ancora 5 verste a Mirgorod. Passeremo la notte lì. Permettetemi di non dirvi addio, principessa. Spero di rivedervi. Grazie. E vi auguro una felice sosta a Mirgorod. Sei rimasto stregato? Che tristezza nei suoi occhi. Ma è questa? Ah, un ricordo della strega. Si è rotto d'improvviso, come una voce che si spezzi. Ma sono lupi. Ecco perché oggi nel bosco non sono riuscito a trovare la minima traccia di selvaggina. No, sembra che sia qualcos'altro ad urlare. Questi non sono lupi. Il grifone si è mosso. Costantino! Katia! Guardate! Che c'è? Non era dipinto così. Come? Era vivo. E ora è morto. Ma che cosa dici? Ne sono sicuro. Ha ragione papà, non era in quella posizione. Katia, tu ti lasci sempre impressionare troppo da quel ritratto. E tutto perché assomigli come una goccia d'acqua alla tua antenata. Non vedi che in quella figura arde una vita misteriosa, segreta, come un fuoco che non ha sfogo. Alle volte ho paura di accostarmici. Katia. Forse ha ragione Costantino. È stato un gioco della mia fantasia. Non parliamone più. Oh, che freddo.
Sembra che questa sera dal camino si sprigioni un gelo che mi penetra nelle ossa. Perché non vai a riposarti? Hai gli occhi così stanchi. Non sono gli occhi ad essere stanchi. È la mia anima. Andate, andate, adesso voglio restare solo. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, signore. No, aspetta. Sono molti anni che tu servi in questa casa, vero, Ivan? Ci sono nato, signore. Oggi è San Giorgio. Tu conosci la maledizione che grava su questo castello, non è vero? 2 secoli fa, in questo stesso giorno, furono giustiziati per stregoneria la principessa Asa e il suo complice e amante principe Javutic e inchiodati in eterno dalla maschera del demonio. 1 secolo dopo, uno sconvolgimento squarciò la terra distruggendo solo l'antica chiesa e il sarcofago della strega fu ritrovato spezzato, come se Asa avesse tentato di uscirne per compiere la sua vendetta. E infatti, quella notte la principessa Mashan morì misteriosamente. Era bella Masha, assomigliava alla strega. E aveva 21 anni. Come Katia. E Katia nel ritratto vivente. È come se la strega scegliesse le sue vittime e le tormentasse con la sua bellezza prima di ucciderle. Ed è questa rassomiglianza, questa incredibile ricorrente vendetta di Asa che mi terrorizza. Ho paura, Ivan. Non dovete aver paura, signore. La croce vi proteggerà. Anche se ciò che avete detto è vero, quei mostri hanno terrore del sacro simbolo di Cristo. Portatelo sempre con voi e sarete salvi. Sì, hai ragione, Ivan. È la suggestione di questo giorno maledetto che mi ha turbato così. Bevete, signore, altrimenti si raffredderà. La morte! Ho visto la morte! È un avvertimento. Ma io mi difenderò. Non vinceranno. Non vinceranno contro il simbolo sacro di Cristo. Tutto bene, signore? Sì, grazie. Avevate ragione, qui la vodka è formidabile. Mi sentirei di conquistare il mondo. Incomincia dal castello. Se non sbaglio, lì qualcuno ti ha colpito in modo particolare. Un'eccellente idea. Un altro paio di bicchieri. E mi metto senz'altro in cammino. È meglio che tu vada a dormire. In sogno le principesse si conquistano molto più facilmente. E poi domattina dobbiamo alzarci presto. Avete ragione. Dirò che ci chiamino alle 5. No, lascia stare, ci penso io. Vado a fare 2 passi e poi avvertirò lo stesso. Bene, buonanotte. Grazie. Attento ai pipistrelli, eh? E tu sta attento alla testa.
rifare sempre le stesse storie. No, io non ci voglio andare. E allora chi ci dovrebbe andare? Io con tutto il da fare che ho? Scusate, signore, ma non vi pare una vergogna che una ragazza della sua età abbia paura di andare da sola nella stalla a mungere il latte? La mamma ha ragione. Sì, ma non gli hai detto che la stalla è vicina al vecchio cimitero? No, non devi aver paura dei morti. I morti non fanno male a nessuno. Ecco, hai sentito che dice il signore? Vengo! Su, sbrigati che ho da fare, muoviti. È mezz'ora che aspettiamo. Stasera ci vado, ma domani no. Ciao, Irina. Jaudich, alzati, sorgi. Hai paura anche tu adesso? Che temporale.
Il grifone d'argento. Ma che cos'è? No, Sono parla. io, Katia. Guardami, Bisogna guardami. cercare un dottore. Ma dove? Alla locanda. Oggi alla vecchia cappella ho incontrato 2 medici che avrebbero pernottato a Mirgorod. Presto, Ivan. Sveglia lo saliere. Eccomi, padrone. Che cosa è successo? Ho sentito Va gridare. alla locanda e chiama uno dei 2 dottori che troverai lì. Sì, Su. signore. Dottor Kruvajan. Sì? Mi manda la principessa Vaida. Suo padre sta molto male. Vi prega di venire al castello. Vengo, ma devo avvertire la locanda. Non ce n'è bisogno. Ci ho già pensato io. È stato lì che mi hanno indicato dove trovarvi. Quando è così. Ehi!
Ho bisogno ancora di te. Guardami negli occhi. Guardami negli occhi. Avvicinati. Poche gocce del tuo sangue mi hanno ridato la vita. Tutto il tuo sangue mi darà la forza di consumare la mia vendetta. Vieni, baciami. Le mie arse labbra ti trasformeranno. Sarai morto per gli uomini, ma sarai vivo nella morte. Calmati. Ma che cosa fa, Boris? Che tarda tanto. Vedrai che adesso verrà. Coraggio, Katia. Il grifone. L'uomo nel quadro. Ma che cosa dice? Sta delirando. Solo la croce può salvarci. È il giorno maledetto. M'avete fatto chiamare? Dottore, grazie di essere venuto. Sembra molto grave. Adesso vedremo. Potete andare. Che cos'ha, dottore? Non è niente, è soltanto una forte emozione. Stavamo dormendo quando improvvisamente l'abbiamo sentito urlare. Era qui tremante col braccio teso e con in pugno questo crocifisso, come se avesse cercato di respingere un'apparizione orrenda. Nascondetelo. Non deve rivederlo. Potrebbe ricadere nella crisi di prima. L'eternità è spezzata. Tu lo hai potuto. Mi hai strappato alla terra che mi pesava come piombo. Questa volta non sei più sola. Ti porterò il suo corpo e sarà la tua preda. Ella è nata e vissuta per questo. È identica a te. Il fato si compie, Asa. Rivivrai in lei. Parlerai. Sorriderai come lei. E torneremo a vivere come una volta. Va a dormire, Costantino. Papà è tranquillo adesso. No, non sono stanco. Andate pure tutti e due, resterò io qui. Oh, Dio mio, questi cani, che tormento. Ivan, cercate di farli tacere. Sì, signora. Va, Costantino. Lo veglierò io. Eh, Ti chiamerò se occorre. Come vuoi. Che c'è? Zitti, zitti.
riposare. Resterò io qui a vegliare vostro padre. Ma domattina dovete partire. Non preoccupatevi, posso restare qui tutta la notte. È molto più calmo, non è vero? Sì, vedrete che passerà una notte tranquilla. Non dovete preoccuparvi. Andate a riposare piuttosto, che ne avete bisogno. Dottore, non so proprio come ringraziarvi. Fatemi chiamare se occorre qualcosa. Non ce ne sarà bisogno. La vostra camera è là di fronte. Buonanotte e ancora molte grazie. Buonanotte. Katia! 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 Povero papà! No! Dottor Kruvajan! Dottor Kruvajan! Aspetta, Katia! Katia, non andare! Katia, no! Non guardare, Katia! Dottor Kruvajan? Dottor Kruvajan? Sono io, Andrei. Guardate che il vostro amico non c'è. Non c'è. No, ieri sera l'hanno chiamato al castello. Pare che il principe sia ammalato gravemente e non è più tornato. E come mai non mi ha portato con sé? Forse non ha voluto disturbarvi. Mia figlia lo ha visto salire sulla carrozza che era venuta a prenderlo. Potrei avere un cavallo. Ma certamente, venite. Attenti, se fate cadere la cesta, poveri voi. Scusate, è questa la scorciatoia per il castello? Sì, signore, quando arriva la croce, prenda la salita. No, maledizione, ve l'avevo detto di andare a giocare un po' più lontano. Ma camicia, santo cielo, bisogna riprenderla. State attenti a non cadere in acqua anche voi. Dottor Kruvajan! Chi siete? Cosa desiderate? Sono il dottor Gorobec. Mi hanno detto che il dottor Kruvajan è venuto qui stanotte. Sì, è esatto. Lo avevamo chiamato per assistere mio padre che era stato colto da un malore. Era rimasto solo con lui, ma a un certo punto deve essersene andato. Se non lo avesse abbandonato così, forse mio padre sarebbe ancora in vita. A dir poco, il comportamento del vostro collega è davvero incomprensibile. Avete ragione. Non so come spiegarlo. E sono ancora più meravigliato di voi. Ormai conosco il professor Kruvajan molto bene. E non capisco. Deve essere accaduto qualcosa di grave, non c'è dubbio. È molto strano. Quando ho lasciato la locanda non era ancora rientrato. Non era rientrato? Prego, venite.
mio, ma è Boris, lo stalliere dei Vaida. Chi è stato, mamma? È proprio lui, poveretto. Come è ridotto. Chi l'avrà portato qui? La corrente, scemo, non lo vedi che è morto? Mio Dio. Katia! Portiamola via di qui. Sì. Dov'è la sua stanza? Venite. Presto, dell'acqua. Ha una faccia che non sembra più la sua. Fa paura. Sembra il diavolo. Io mi sono sentito male. Sì, è orribile, è come se il demonio lo avesse divorato dal di dentro. Parlate piano. Forse è meglio che non sappiano niente. Sono già tanto addolorati per la morte del padre. Ivan, cosa c'è? Hanno trovato il corpo di Boris giù in riva al torrente, signore. Il corpo di Boris? Sì, signore. Vedeste com'è ridotto. Ha gli occhi fuori delle orbite, i denti scoperti e le mani tutte contorte. E dov'è? Lo abbiamo portato in sacrestia. Ci penserà il Pope adesso. Di un po'. Io? Sì, vieni qui. È vero che hai visto la carrozza che è venuta a prendere il dottor Kruvanian ieri sera? Sì, signore, l'ho proprio vista. Tornavo dalla stalla, ho sentito un rumore e mi sono nascosta. Ma non era Boris che guidava la carrozza. Io Boris lo conosco molto bene. Era un altro, una faccia che non avevo mai visto. Ne sei certa? Sì, signor principe. Vado al villaggio a vedere il corpo di Boris. E tu verrai con me. Ma bada che mi devi dire tutto quello che sai. Mi hai capito bene? È molto importante. Certo, signore, che vi dirò tutto. Povero Boris, che brutta fine. Tornate in Se tu lo vedessi, Ivan, deve esserci sotto una stregoneria. È lui! Sì, è lui! Lui chi? L'uomo che ieri sera è venuto a prendere il dottor Kruvanian. Lo giuro, signori, è proprio lui. Ne sono sicura. L'ho visto bene perché la luna gli illuminava il volto. Tutte storie! Cosa sono queste sciocche fantasie sul ritratto di una persona morta ormai da secoli? Qui finiremo per diventare tutti pazzi! Calmatevi, principessa. Ora devo andare al villaggio, ma tornerò. Cercate di farvi coraggio. Perché stanotte non rimanete qui con noi, dottore? Sì, ve ne prego, ci sentiremo molto più tranquilli. È incredibile. La stessa orrenda morte del principe. E quei morsi al collo sembrano opera di una belva che azzanna le sue vittime senza poi sbranarle. Io sono medico e credo solo nella scienza, ma stavolta... E che dire poi del professor Kruvanian? Vi sembra possibile che un uomo come lui abbandoni all'improvviso un paziente senza lasciar detto nulla? Prima di venire qui sono passata alla locanda, ma non si era ancora fatto vivo. E il più strano di tutto è che la figlia dell'oste giura che un uomo ritratto in un quadro del castello è la copia esatta del cocchiere che venne a prendere il professore. Non so come spiegarlo. Un uomo ritratto in un quadro, avete detto? Sì, quello accanto al camino, nel salone. Una tela vecchia di 2 secoli. Dove c'è un uomo in nero con un grifone d'argento ricamato sul petto? Sì. Perché?
Oh, padre, il principe Costantino vi prega di preparare le esequie per domani. Sì, va bene. Domattina sarà tutto pronto. Principessa. C'è qualcuno nascosto in camera Dove? mia, dietro la tenda. Andiamo. Ivan, sorveglia lo scalone. Lì, dietro quella tenda. Ma non c'è nessuno. Sarà stata un'impressione. Ma no, ho visto una mano, l'ho vista benissimo, riflessa nello specchio. Non mi credete, vero? Ma io l'ho vista, Costantino, l'ho vista! Vado a prendere un calmante. Su, cara, non agitarti. Costantino. Professor Groyan, voi mi avete fatto paura. Ma dove siete stato? Vi ho cercato tutto il giorno. Che avete? Vattene, Andrei. Vattene da qui. Non occuparti di cose che potrebbero costarti care. Visto che non vi facevate vivo, vi ho portato qui il vostro bagaglio. Anzi, guardate, stavo cercando di decifrare questa iscrizione. Professore! Dissanguati. Sì, e penso che forse... Su, presto. Portate tutto nel salone. È lì che si prepara la camera ardente. Questa portala tu. Piano. Ed è fuggito come un indemoniato. Sì, appena gli ho mostrato l'icona. È fuggito senza darmi alcuna spiegazione. Ah. È molto difficile tradurre queste antichissime iscrizioni cirilliche.
Bisogna trovare la lettera chiave. Se me la lasciate, cercherò di aiutarmi con qualche testo che ho in biblioteca. È a vostra disposizione. Padre, Eh? mia sorella è rimasta molto scossa da quanto è accaduto e vi sarei assai grato se voi stesso le consigliaste di lasciare il castello. Io ho cercato di convincerla, ma non mi è riuscito. Dice che sarebbe tradire. Principessa. Spero di non disturbarvi. No, mi sentivo così disperata e sola. Capisco, ma non dovete abbattervi. Bisogna cercare di aver fede in se stessi, nella vita. Nella vita. Che cos'è la mia vita? Amarezza e dolore. Qualcosa che si distrugge poco a poco e che nessuno ricostruisce. Ecco l'immagine della mia vita. Guardate. Si è consumata giorno per giorno come questo giardino. Che langue come la mia esistenza, priva di scopo. È una condizione però che può essere mutata e dipende solo da voi. Non c'è nessuna ragione per cui dobbiate seguire le sorti di questo castello. Andatevene da qui e sarete ancora felice, Katia. Permettetemi di chiamarvi per nome e ricordatevi che io sarei lieto di esservi utile. Voi siete molto gentile, Andre, ma oggi tutto mi sembra così impossibile e c'è in me come un'angoscia, un presentimento di morte che mi tortura e non mi dà un attimo di pace. Ma se riuscissi ad avere la vostra fede... Non dovete arrendervi, Katia. Certe volte tutto sembra oscuro. Ma anche qui, in questo giardino, negli angoli più bui, giungerà il sole a cacciare le ombre della notte. Oh, Andre, aiutatemi. Vi prego, aiutatemi. Senza di voi non avrei saputo superare questa prova. In momenti come questi è difficile trovare le parole giuste, ma quando tutto sarà passato, Katia. Vi ringrazio, Andre. Vi ringrazio. Scusate, ma se non facevo così andava a fuoco tutto. Strano. Chissà mai che cosa c'è qui dietro. Dottore! Ivan poco fa, nello spegnere il fuoco che si era appiccato a un addobbo, ha sfondato questa tela. Guardate. Fate attenzione. È completamente buio. È un passaggio segreto. Incredibile. Allora mio padre non delirava. E le sue ultime parole furono: il grifone d'argento, l'uomo del ritratto. Ed è qui dove ho trovato i vostri cani sgozzati dopo la sparizione del dottor Kruvajan. Andiamo.
Voi restate, Ivan, e fate attenzione che la porta non si richiuda. Non allontanatevi. Sì, signore. È lo stesso volto del quadro del salone. Ma è la strega. Come fate a saperlo? L'ho vista quando col dottor Cruvaian siamo entrati nella cripta. Aspettate. Ieri l'altro questo sarcofago era intatto. E la strega... Sembra morta solo da poche ore. Guardate! Respira! Ci troviamo di fronte a fenomeni spaventosi. Bisogna che corra subito dal Pope. Tornate al castello, non lasciate Katia sola, presto! Non c'è un attimo da perdere! Uscite di lì! Arriverete prima alle scuderie! Mi avete detto, non ci sono più dubbi. Ci troviamo di fronte a potenze scatenate dal demonio. Sull'icona che mi avete dato, ho detto chiaramente come agire. Presto, bisogna trovare la tomba di Jabutis prima che tramonti il sole. Padre! Sì. La maschera del demonio. Come quella che aveva sul viso la strega. È quello che avevo pensato. Lo troveremo qui. Guardate! La terra di quella tomba è stata smossa di fresco. Apriamo la cassa. L'ho visto io. No, era già morto. Ma è impossibile, padre. Si muoveva e mi ha anche parlato. Prima di fuggire. Alle volte Satana, con la sua grande e malefica potenza, si prende gioco anche della morte. Vedete? Questa è la prova. Dobbiamo fare in modo che la sua anima riposi in pace. E come? Mi
l'iscrizione sull'icona indica un solo modo. E ora finalmente l'incantesimo è spezzato. Povero Crunfaian. Dobbiamo agire. E subito, perché tutto è chiaro ormai. La strega aveva trasformato il vostro amico in uno schiavo del demonio, morto durante il giorno, ma vivo durante la notte, per poter eseguire i malvagi disegni del suo padrone. Ma allora anche il principe? Sì, ma ora non bisogna perdere tempo. C'è il pericolo che la strega ritorni in vita. E come? Con l'appropriarsi del corpo di un'altra giovane donna, ecco come. Katia! Sì, Katia. Bisogna correre al castello. È già tardi. Prima che cali il sole bisogna trafiggere la strega nell'occhio sinistro. Andate, io farò la stessa cosa sul corpo di Boris che è rimasto in sacrestia e poi vi raggiungerò. Costantino, Ivan. Ivan! Costantino! Non c'è nessuno, dove siete? Costantino! Aiuto! 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 Dove siete? Aiuto! Costantino! Andrei! Aiutami tu, padre, aiutami tu! Oh, Dio, non lasciarmi sola in questo orrore! Non sono più tuo padre. Il mio sangue non è più il tuo. Gli spiriti del male hanno sciolto per sempre questo vincolo e nelle tue vene scorre una linfa maledetta. No! La tua vendetta sta per compiersi, Asa. Ora ritornerai finalmente libera. Katia! Costantino! Dove siete?
Katia! Costantina! Katia! Tu non lo sapevi di essere nata per questo momento. Non sapevi che la tua vita mi era stata consacrata da Satana. Ma in fondo lo sentivi, vero? Ed è per questo che il mio ritratto ti affascinava tanto e ti impauriva. Perché sentivi che la tua vita e il tuo corpo erano miei. Perché sentivi che eri destinata a diventare come me, un'anima senza pace in un corpo in letargo. L'amore di un uomo stava per salvarti da questa maledizione, ma io sono stata più forte e ora col morso che ti distruggerà la vita avrai una nuova esistenza fatta di male. Dodi in me. Costantino, non preoccupatevi per me. Salvate Katia. Non perdete tempo. Salvate Katia dalla strega. Katia, grazie a Dio, sono giunto in tempo. Sì, voleva uccidermi. Presto, fa qualcosa prima che sia troppo tardi. Io non ne sono stata capace. Presto. Sì, hai ragione. Bisogna distruggerla. E ora so come fare. Non guardare Katia, è orribile, ma non c'è altro modo. Ma questa è la tua croce. Katia, com'è possibile?
Vieni. No, io non sono il tuo amore. Il tuo amore è lì, distrutto, finito per sempre. E con Katia la mia vendetta è completa, perché tutta la sua famiglia ora è stata annientata. Guardami, Andrei, guardami fisso negli occhi, come mi guardò Krovajan quella sera, e come lui perditi nelle mie pupille. Sentirai anche tu la volontà immensa di odiare. Guardami. Dottore! È lei la strega! Non lasciatevi ingannare dalla faccia! Dovete guardarle il corpo! È lei che si è trasformata in Katia, succhiandole la vita e il sangue! Prendetela! Secoli fa, un uragano impedì alle fiamme di distruggere l'intima essenza della strega, ma oggi al fine la purificazione si compie. Le vittime innocenti hanno rotto l'incantesimo del male. Perché? Perché me l'ha portata via, padre? Muore con la sua bellezza perché non la dimentichi mai. Katia, anche la mia vita finisce adesso. Come potrò dimenticarla? Come potrò rassegnarmi? Non ci sarà più pace per me. Guardate il suo corpo giovane distrutto. Padre!